ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e ben ritrovati sul mio canale. Finalmente dopo 2 settimane di tempo pessimo c'è davvero un cielo incredibile, un vento da nord, andremo a farci un bel volo. Vi avevo promesso che ci sarebbero state delle novità per questo fine 2020 e una di queste è proprio il campo dove sto camminando. Questo sarà il mio nuovo campo volo, ma ne parleremo poi in volo. Ora preparo l'attrezzatura e il vento arriva da nord, quindi mettiamo giù la vela e andiamo a farci un bel volo. Ragazzi, come vi dicevo, questo è il mio nuovo campovolo. Sono già decollato da qua. Se vi ricordate il video che ho fatto sui decolli, era proprio in questo campo. Adesso andiamo in volo, poi vi racconto com'è andata. Eccoci. Ah, finalmente, quanto mi mancava. Guardate che giornata. Aspetta che metto su anche l'altro guanto. Allora ragazzi, prima di farvi vedere il mio nuovo campo, voglio farvi vedere quello vecchio, perché mi sembra giusto spendere 2 parole per quel campo. Quando ho cominciato a volare nel 2011, io abitavo ancora con i miei genitori e avevo la fortuna di avere un campo, 1 ettaro più o meno, fuori casa. Quindi quando ho cominciato ho fatto tutti i miei campetti in quel campo. Il campo è questo. Quindi io uscivo di casa e avevo il campo per decollare. Il primo volo da solo l'ho fatto da questo campo. Sono partito da qui e dopo quel volo praticamente tutti i miei voli sono partiti da qui. Questo qua è la ditta dei miei genitori e io avevo il paramotore lì, quindi io uscivo da lì, l'avete visto nei video, uscivo da qui e decollavo. Una comodità disarmante. La questione è che gli alberi del vicino, che sono quelli alberi lì, in 10 anni sono cresciuti e sono diventati un po' pericolosi. Nell'ultimo periodo io decollavo, ma dovevo passare praticamente, adesso ve lo faccio vedere, dovevo passare praticamente fra gli alberi del vicino e quella sterpaglia lì. La maggior parte delle volte quando decollo in estate è sud, il sud arriva da là, quindi io decollavo da qua in questa direzione, vedete, proprio in direzione degli alberi, e passavo qua nel mezzo. Adesso c'è un po' di turbolenza perché c'è un bel po' di vento. Allora, mi è sempre andata bene, ma andarsela a cercare, insomma, cominciava a diventare un po' rognoso. Salutiamo qui, non so chi è, Isea. E guardate quanta acqua è venuta giù, lì si è formato un lago. Guardate qui. Mamma mia, pesca la trota qua. Vabbè. Quindi questo campo è il campo che mi ha fatto volare per 10 anni e ci sono anche un po' affezionato, perché da lì sono partito per i miei paracamping, ho fatto le prime cadute, sono caduto 2 volte in atterraggio qui, una volta c'era la neve e una volta sono arrivato col vento in culo, non so perché. Quindi insomma abbandonare questo campo non è stato così semplice come pensavo. Mollo un po' i trim perché adesso sono controvento, se no non arrivo più. Quindi mi sono messo a cercare un altro campo. Volevo un campo sempre vicino a casa, impossibile così tanto vicino a casa perché quello lì praticamente era fuori casa, ma volevo cercare comunque un campo che mi permettesse di non prendere la macchina. Come vedete la zona dove abito è piena di campi, solo che il 99,9% di questi campi sono coltivati. Un campo non coltivato c'era ed era anche sempre bello tagliato.
ho cominciato a cercare il titolare di questo campo e dato che il paese, avete visto, è molto piccolo, non ci ho messo molto, ho trovato il suo numero, dovevo chiamarlo, solo che le voci del paese mi dicevano che questa persona era un po' un burbero, allora non sapevo come approcciarlo, ho detto come cazzo gli chiedo se posso decollare dal suo campo. Anche perché se uno non conosce il paramotore e gli dici sì, devo decollare dal tuo campo, pensa chissà che cosa. Quindi dovevo prima fargli un po' un bel discorso per fargli capire cos'è il paramotore. E insomma, ci ho messo 2 mesi per chiamare questa persona. E un giorno ero in macchina, ho detto beh vabbè, ora lo chiamo, o la va o la spacca. Lo chiamo e la persona, al contrario di quello che mi hanno detto, si è rivelata una persona super disponibile, curiosa dell'attrezzo che usiamo per volare e mi ha dato piena disponibilità di usare il campo. Il campo è questo, come vedete è molto grande, la direzione è nord-sud, quindi è perfetta, ma anche dall'altro lato è mega comodo. Non so se ci farei dei biposti, ma per decollare da solo è uno spettacolo. Beh, per fare dei biposti adesso anche sì, perché come vedete i campi attorno sono arati, non c'è niente, ma se ci mettono poi le pannocchie che vengono 2 metri, non lo so, forse non lo farei, ma vedremo. Il campo è questo, questa direzione è nord, alle mie spalle c'è il sud, sono decollato così adesso e come vedete ce n'è di strada da fare prima che il campo finisca. Allora, la vicinanza con casa mia. Allora, oggi sono venuto in macchina perché mi sto adoperando per costruire un carrello per la bicicletta. Casa mia è quella là, quella che fuma. Quindi come vedete la strada è da lì, entro qua per la stradina di campi, faccio tutta questa stradina e arrivo là che c'è la macchina. Sono molto felice di questo perché ero preoccupato. Campi volo qui in giro non ce ne sono tanti. Ok, si può decollare un po' alla va là che va bene, dove capita, ma non puoi ogni volta che devi decollare partire da casa e chiederti dove vado, oppure se sai un campo ci sarà l'erba alta, ci sarà l'erba bassa. Cominciava a diventare un po' un problema. Per fortuna questo signore è stato davvero gentilissimo, anzi adesso che ci penso dovrò fargli arrivare una bottiglia per Natale per ringraziarlo. E quindi d'ora in poi decollerò da qua. Quindi ragazzi, questa era una novità di questa fine del 2020. Di novità, per la precisione, ce ne sono 3 e in un anno come questo 3 novità così belle e positive sono davvero una carica di energia per continuare ad andare avanti, a fare video e cercare di essere positivi. Seconda novità, come vedete, è il casco che ho in testa. Come vedete è un casco di Nicola Volo. Questo 2020 mi porta a questa nuova collaborazione. Sono davvero grato di questo. Devo essere grato a Nicola e a Alessandra che me l'hanno mandato, ma ne parleremo in un altro video. Oggi lo sto provando e sto facendo un po' di test perché ve ne voglio parlare come si deve, spiegandovi tutte le caratteristiche. Quindi non vi spoilerò altro per il momento. La terza novità è che finalmente ho trovato il mio paramotore. Arriverà a breve, spero prima di fine anno, e non vedo l'ora di presentarvelo. E come vedete il 2020 sta per me, da questo punto di vista, sta andando proprio alla grande. Sono molto felice. Il canale sta crescendo bene, siamo arrivati a 560 iscritti e quando ho cominciato quest'anno ne avevo 180, 200. Mamma mia!
Ciao Bobby! Dio buono, impazzito! Quindi il canale sta crescendo davvero bene, sono contento e vi ringrazio. Non perdetevi i prossimi video, quindi, perché ci sarà un video sul casco e un video sul nuovo paramotore quando arriverà. Ora vado in atterraggio. Ok, facciamo questo primo atterraggio ufficiale nel nuovo campo volo, che più che un campo volo è un campo e basta, però io ci volo, quindi per me è un campo volo. Potrei fare anche un touch and go così per consacrarlo. Vabbè ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete vedere nuovi video e attivate la campanellina, così non devo stare a condividerlo e spammarlo su Facebook, perché veniate avvisati che c'è un nuovo video. Fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao! If this is what you want, if you wanna go, I'll have to go and let it breathe, but I'll be waiting here, you see. I don't know if everything will be alright. Sometimes you gotta let go, 'cause I gotta let you